Lezione 1. Gestione del feedback. Hai ricevuto il feedback sul nostro progetto? Sì, e ho già apportato delle revisioni in base a ciò. Impressionante! Cosa dicevano i commenti? Al professore sono piaciute le nostre idee, ma ci ha suggerito di chiarire alcuni punti. Chiarire alcuni punti è sempre utile. Su quali aree ti sei concentrato? Mi sono concentrato sulla semplificazione dell'introduzione. Era un po' troppo complessa. Ottima idea! Un'introduzione chiara dà il tono all'intero progetto. Esatto! Ho anche aggiunto altri esempi a supporto delle nostre argomentazioni. Sembra fantastico! Gli esempi possono rafforzare notevolmente le nostre argomentazioni. Spero che le revisioni lo rendano più coinvolgente per il lettore. Sono sicuro che lo faranno. Hai cambiato qualcosa nella conclusione? Sì, l'ho reso più conciso e d'impatto. Questo è importante. Vogliamo lasciare un'impressione duratura. A proposito di impressioni, hai letto il feedback sulla tua sezione? L'ho fatto. Il professore mi ha suggerito di approfondire l'analisi dei dati. Approfondendo questo aspetto, sicuramente miglioreremo la situazione. Sono d'accordo. Ho intenzione di aggiungere altri grafici per maggiore chiarezza. I grafici sono sempre utili. Le immagini rendono le informazioni più facili da assimilare. Prima di inviare il documento, concludiamo insieme queste revisioni. Sì, il lavoro di squadra produce sempre i risultati migliori. Sono grato di averti come partner in questo progetto. Allo stesso modo, insieme formiamo una grande squadra. Ecco come presentare un progetto eccellente. Lezione 2. Film di fantascienza. Hai notato come vengono rappresentati i diversi pianeti nei film di fantascienza? Sì, alcune possono essere piuttosto sciocche e irrealistiche. Esatto. Voglio dire, quanto spesso vedi alberi viola brillante e tre soli. Vero? Sembra che si lascino un po' trasportare dalla creatività. Ma credo che questo faccia parte del suo fascino. Stimola l'immaginazione. Vero? Mi piace la creatività, anche se un po' forzata. Qual è il tuo film di fantascienza preferito che ha come protagonista un pianeta unico? Direi Avatar. Il mondo di Pandora è visivamente sbalorditivo. Pandora è bellissima. Le piante bioluminescenti sono ipnotizzanti. Sì, ti fa venire voglia di visitare un posto simile. A proposito di pianeti unici, hai visto Star Wars? Certo, ogni pianeta ha la sua cultura e il suo ambiente distinti. Esatto. Dai deserti di Tatooine ai ghiacci di Hoth. E non dimenticate le lussureggianti foreste di Endor. Adoro la varietà della galassia in quell'universo. È affascinante, ma alcuni pianeti sono semplicemente ridicoli. Ti piace il pianeta con le creature giganti a forma di marshmallow? Sì, quella mi ha fatto ridere.
Sembrava di essere nel paese delle caramelle. Alcuni di questi film superano davvero i limiti dell'immaginazione. Ma è proprio questo che li rende divertenti. Sono d'accordo. È divertente evadere dalla realtà per un po'. Quindi, quale film dovremmo guardare adesso? Che ne dite di Guardiani della Galassia? È un film pieno di umorismo e avventura. Scelta perfetta! Mi piacciono i personaggi eccentrici e le loro avventure. Immergiamoci nel cosmo e godiamoci il viaggio. Lezione 3. La saggezza degli alberi. Guardate questi alberi magnifici. Alcuni hanno migliaia di anni. Lo so, è incredibile pensare alla loro età. Questi alberi alti sono stati testimoni di tanta storia. Immaginate le storie che potrebbero raccontare se potessero parlare. Vero? Hanno resistito a tempeste, incendi e cambiamenti del paesaggio. Mi chiedo che aspetto avesse la foresta quando questi alberi erano solo giovani. Deve essere stato un mondo molto diverso a quei tempi. Provo un senso di pace quando sono circondato da una vita così antica. Assolutamente. C'è qualcosa di rilassante nella natura. E questi alberi hanno almeno diverse centinaia di anni. Sono dei veri giganti. Forniscono riparo e habitat a molti animali. Sì, uccelli, scoiattoli e persino insetti dipendono da loro. È un promemoria di quanto la natura sia interconnessa. Esatto, ogni parte dell'ecosistema ha un ruolo. Qual è la cosa che preferisci delle escursioni in posti come questo? Adoro l'aria fresca e la sensazione di avventura. Mi piace fare esercizio, ma è il panorama a rubare la scena. Prendiamoci un momento per apprezzare la bellezza che ci circonda. Ottima idea! Un momento di gratitudine per questi alberi incredibili. Lezione 4. La natura dell'amicizia. Ti sei mai chiesto perché certe persone diventano tuoi buoni amici? Sì, è davvero intrigante. Cosa pensi che lo faccia accadere? Credo che gli amici di solito abbiano qualcosa in comune. Ha senso. Gli interessi condivisi spesso costituiscono una base solida. Esatto. Ad esempio, amiamo entrambi fare escursioni ed esplorare la natura. Vero, queste attività condivise creano esperienze memorabili. Un altro fattore è la somiglianza dei valori. Aiuta a comprendersi meglio a vicenda. Sì, quando gli amici condividono valori, possono sostenersi a vicenda nelle difficoltà. Penso anche che l'umorismo giochi un ruolo importante nelle amicizie. Assolutamente sì. Condividere una risata può rafforzare i legami. Ti ricordi la nostra prima escursione insieme? Abbiamo riso tantissimo. Come ho potuto dimenticarlo? Pensavo che non avresti mai smesso di parlare di quello scoiattolo. Quello scoiattolo era davvero uno spettacolo. È curioso come piccoli momenti possano dare vita ad amicizie durature. Sì. Queste esperienze condivise creano battute interne.
A proposito, cosa ritieni che renda un amico un buon amico? Credo che un buon amico debba essere una persona solidale e affidabile. Sono d'accordo. L'affidabilità è la chiave di ogni amicizia. Ed è essenziale anche saper comunicare apertamente. Certamente. Le conversazioni oneste rafforzano le relazioni. Quindi, secondo te, cosa rende speciale la nostra amicizia? Credo che sia un mix di risate, interessi condivisi e sostegno reciproco. Non avrei potuto dirlo meglio. Brindiamo alla nostra amicizia. Lezione 5. Stili di comunicazione. Una differenza che ho osservato riguarda lo stile di comunicazione nelle diverse culture. Lo trovo affascinante. Sono curioso di sapere come lo descriveresti. In alcune culture le persone tendono a essere molto dirette e schiette. Sì, l'ho notato. In altre culture, le persone potrebbero essere più indirette. Esatto. Spesso usano allusioni sottili o il linguaggio del corpo invece di affermazioni chiare. A volte ciò può dare origine a malintesi. Certamente. Ricordo una volta in cui ho interpretato male il messaggio di un amico. Quello che è successo? Pensavo che fossero arrabbiati con me, ma erano solo educati. Questo è un problema comune. Pensi che la comunicazione diretta sia migliore? Ha i suoi vantaggi, ma in alcune culture può anche risultare maleducato. Vero, l'onestà è importante, ma lo è anche il tatto. Sono d'accordo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Come ti adatti quando comunichi con persone provenienti da contesti diversi? Cerco di essere attento e di adattare il mio stile in base ai loro segnali. Questo è un approccio intelligente. L'ascolto attivo può aiutare molto. Sì. Comprendere il contesto è fondamentale per una comunicazione efficace. Ed essere aperti mentalmente ci permette di apprezzare stili diversi. Esatto. Arricchisce le nostre interazioni e amplia le nostre prospettive. Mi piace scoprire queste differenze. Rende le conversazioni più interessanti. Anch'io. Ecco come abbracciare la diversità nella comunicazione. Lezione 6. Preferenze di fitness. Ho fatto jogging al parco 3 volte a settimana. Fantastico! Preferisco fare yoga per allenarmi. Lo yoga è fantastico per la flessibilità e il rilassamento. Esatto! Mi aiuta a schiarire la mente e a concentrarmi sul respiro. Immagino. Ho provato a fare yoga una volta, ma ho fatto fatica a starci dietro. Ci vuole pratica. All'inizio le posizioni possono essere impegnative. Immagino di dover migliorare il mio equilibrio. Mi sentivo come un albero traballante. Un albero traballante è una descrizione perfetta, ma la vera questione è trovare il proprio centro. Ammiro le persone che riescono a mantenere senza sforzo quelle pose complesse. Con il tempo e la pazienza, chiunque può migliorare. Quindi, con quale frequenza frequenti lezioni di yoga?
Cerco di andarci almeno 4 volte a settimana. È diventata una routine per me. È impressionante. Cosa ti tiene motivato? Il senso di comunità che si respira durante le lezioni mi incoraggia. Sembra fantastico. Hai un istruttore preferito? Sì, il mio istruttore ha una presenza calmante e offre ottimi consigli. Capisco che questo fa la differenza. Sì, certo. E tu, cosa ti spinge a fare jogging? Mi piace ascoltare la musica mentre corro. Mi dà energia. La musica può essere un ottimo motivatore. Quali generi preferisci? Mi piacciono le canzoni allegre, tutto ciò che mi fa venire voglia di muovermi. Ottima scelta! Forse dovrei provare a fare jogging con la musica. Potrebbe piacerti. Aggiungi un ulteriore livello di divertimento. Forse un giorno dovremmo unire le nostre routine. Sembra un'idea divertente. Yoga seguito da una corsa. Sì, sarà un'esperienza di allenamento unica. Eccoci qui per esplorare insieme nuove avventure di fitness. Lezione 7. Apprezzare le piccole cose. Dopo questo delizioso pranzo, cosa faremo per il resto della giornata? Non ne sono sicuro. Forse potremmo fare una passeggiata al parco? Sembra delizioso. Stare all'aria aperta mi solleva sempre il morale. Non ti fa apprezzare la bellezza che ti circonda? Assolutamente. La natura ha un modo tutto suo di rinfrescarmi la mente. Sono d'accordo. Anche solo ascoltare gli uccelli mi mette pace. E la brezza leggera è così rilassante. È una giornata perfetta. È proprio così. Giorni come questi mi ricordano di rallentare e godermi la vita. Esatto. A volte ci lasciamo travolgere dalla nostra frenetica routine. Sì, è importante prendersi delle pause e assaporare il momento. Qual è il tuo modo preferito per rilassarti dopo una settimana frenetica? Adoro trascorrere del tempo nella natura, proprio come oggi. Mi rigenera. Ottima scelta. Anche a me piace leggere. Leggere è un ottimo modo per evadere dalla realtà, soprattutto con un buon libro. Hai in mente un libro che consiglieresti? Di recente ho letto un romanzo che mi ha trasportato in un altro mondo. Era magico. Sembra intrigante. Forse dovrei prenderlo in prestito. Te lo presterò volentieri. Grazie. Apprezzo i tuoi consigli. È sempre un piacere condividere belle storie con gli amici. Eccoci qui a goderci la giornata e i piccoli momenti che ci regala. Lezione 8. Consigli per viaggiare in treno. Devo portare i miei spuntini per il viaggio in treno? Bella domanda. Molti treni hanno una carrozza-ristorante o uno snack bar. Vero. Ma preferisco avere i miei snack preferiti, per ogni evenienza. Ottima idea. Che snack porti di solito?
Mi piace portare con me frutta secca e frutta secca. Sono sane e sazianti. Ottima scelta! Di solito porto barrette di cereali e cioccolato. Il cioccolato è sempre una scelta vincente. Rende il viaggio più piacevole. Esatto! Un piccolo regalo può rallegrare qualsiasi viaggio. Ti emoziona il viaggio in treno? Davvero? Adoro guardare il paesaggio cambiare fuori dalla finestra. Anch'io. Sembra un'avventura emozionante. Pensi che vedremo qualche luogo interessante? Spero di sì. Ho sentito dire che lungo questo percorso ci sono dei paesaggi bellissimi. Non vedo l'ora di scattare qualche foto. Fate solo attenzione a non far cadere la macchina fotografica fuori dalla finestra. Sarò cauto? Non voglio perdere le mie preziose immagini. Forse dovremmo organizzarci per scattare le foto a turno. Sembra giusto. Il lavoro di squadra rende il viaggio più divertente. E avremo il tempo di gustare insieme i nostri spuntini. Sì, un picnic con snack sul treno sembra delizioso. Ecco un viaggio memorabile, ricco di panorami mozzafiato e prelibatezze. Lezione 9. Comprendere il nazionalismo. In terzo luogo, il nazionalismo può nascere da eventi storici. Sì, invece di dare la colpa al Trattato di Roma, spesso si dice che alimenta le tensioni. Esatto. Il trattato mirava a unificare l'Europa, ma non tutti la vedono così. Alcuni lo considerano una violazione della sovranità nazionale. È interessante notare come le prospettive possano differire così tanto. Esatto, l'identità nazionale può essere un potente fattore motivante per le persone. Ma pensi che il nazionalismo abbia sempre conseguenze negative? Non necessariamente. Può promuovere l'orgoglio e l'unità tra i cittadini. È vero. Tuttavia, può anche portare a divisioni e conflitti. Esatto, l'equilibrio è fondamentale quando si parla di nazionalismo. Ricordo un esempio storico in cui il nazionalismo portò a cambiamenti significativi. Mi viene in mente l'unificazione della Germania nel XIX secolo. Sì. Fu un momento cruciale che rimodellò l'Europa. Tuttavia, ciò suscitò anche rivalità che contribuirono a conflitti futuri. Sì, la complessità del nazionalismo è affascinante. Come pensi che si collochi il nazionalismo moderno rispetto agli esempi storici? Credo che oggi sia più globalizzato, influenzato dalla tecnologia e dalla comunicazione. Giusto, ai social media possono amplificare i sentimenti nazionalistici. Può farlo. Ma consente anche una maggiore consapevolezza e un dialogo più profondo. Vero, le discussioni coinvolgenti possono aiutare a colmare le divisioni. Continuiamo ad approfondire questo argomento. È davvero arricchente. Lezione 10. Scelte di moda. Ho scelto il nero per abbinarlo ai miei abiti per l'evento. Questa è una scelta classica. Il nero è sempre alla moda. Sono d'accordo.
È versatile e può essere indossato sia in modo elegante che casual. Ma è possibile indossarlo comodamente? Sì. Ho scelto un tessuto leggero e piacevole al tatto. La comodità è fondamentale. Non serve a niente apparire belli se non ci si può muovere. Esatto. Mi piace anche aggiungere un tocco di colore con gli accessori. Ottima idea! Una cravatta colorata o un fazzoletto da taschino possono impreziosire il look. E tu? Hai già scelto il tuo outfit? Sto ancora decidendo, ma propendo per un vestito a fiori. Le stampe floreali sono bellissime. Aggiungono un tocco di allegria. Grazie. Spero solo che mi vada bene e mi permetta di ballare. Ballare è importante. Bisogna sentirsi liberi di muoversi. Sì, voglio godermi la serata senza sentirmi limitato. Hai pensato agli accessori? Stavo pensando di indossare degli orecchini semplici e una pochette. Sembrano adorabili. La semplicità può essere molto elegante. Sono d'accordo. A volte meno è meglio. Dovremmo provare insieme i nostri abiti e vedere come ci stanno. Ottima idea. Una sfilata di moda nel camerino. Vediamo chi riesce a creare il look migliore. Lezione 11. Ricordi d'infanzia. Ricordo quando i miei genitori ci portarono a una fiera d'arte. Sembra divertente. Cosa è successo lì? Hanno allestito uno stand dove un artista disegnava caricature di persone. Oh, sono spesso così divertenti. Come ha reagito la tua famiglia? Ci siamo messi tutti in fila per finire i nostri disegni. È stato uno spettacolo. Immagino. Ti è piaciuto? L'ho fatto. L'artista ha esagerato i miei lineamenti in modo umoristico. Deve essere stato divertente. E tuo fratello? Non ne fu affatto impressionato. Disse che il disegno lo faceva sembrare ridicolo. Oh no, a volte i fratelli possono essere così critici. Esatto. Si aspettava un capolavoro invece di una divertente caricatura. Si è rifiutato di tenerlo? E così è stato. Lo ha accartocciato e lo ha gettato via. Che peccato. A volte sono i momenti bui quelli che contano di più. Sono d'accordo. Mi viene ancora da ridere quando ci penso. Hai altri ricordi divertenti di quel giorno? Sì. Mia sorella ha provato a copiare lo stile dell'artista e ha disegnato un omino stilizzato. Sembra esilarante. Come hanno reagito i tuoi genitori? Naturalmente risero e lodarono la sua creatività. È meraviglioso come l'arte faccia emergere il nostro lato giocoso. Assolutamente. Anche se è solo un disegno sciocco. Ecco come custodire con cura quei ricordi incantevoli. Un brindisi a questo. Che possiamo sempre trovare gioia nelle piccole cose. Lezione 12. Tendenze aziendali globali.
Sapevi che nel 2000 Walmart ha fatturato più di 191 miliardi di dollari? È incredibile. La crescita di Walmart è stata notevole nel corso degli anni. Davvero? È affascinante come sia diventato un rivenditore leader a livello mondiale. Secondo te, cosa ha contribuito al loro successo? Credo che i prezzi bassi e l'ampia scelta attirino molti clienti. È comprensibile. La gente ama risparmiare denaro quando fa shopping. Inoltre, la gestione della loro catena di fornitura è altamente efficiente. Sì, permette loro di rifornire gli scaffali e di mantenere bassi i prezzi. È interessante vedere come i rivenditori globali si adattano ai diversi mercati. Assolutamente sì. Ogni paese ha abitudini e preferenze di acquisto uniche. Hai mai fatto la spesa in un Walmart internazionale? Sì, la varietà dei prodotti può essere davvero sorprendente. Ricordo di aver visto cibi e prodotti locali che non erano disponibili a casa. È un ottimo modo per immergersi nella cultura locale mentre si fa shopping. E il loro impegno verso la sostenibilità sta diventando sempre più evidente. Sì, molti consumatori oggi preferiscono le aziende attente all'ambiente. È incoraggiante vedere aziende che si concentrano sulla sostenibilità. Mi chiedo come continuerà a evolversi Walmart nei prossimi anni. Sarà interessante da vedere. Hanno alzato l'asticella. Speriamo che continuino a ottenere successo, comportandosi in modo responsabile. Evviva! Teniamo d'occhio il panorama in continua evoluzione del business globale. Lezione 13. Divertimento alla fiera. Nessun problema. Posso aspettare mentre tenti la fortuna a questo gioco. Grazie. Apprezzo la tua pazienza. Ecco la tua campana quando si tratta di 180. Sono curioso di vedere come funziona. Cosa devo fare? Basta colpire il bersaglio con forza sufficiente a far suonare il campanello. Sembra abbastanza semplice. Quanti tentativi posso fare? Hai 3 tentativi per avere la possibilità di vincere un premio. Spero di riuscire a suonare quella campana. Secondo te, a cosa dovrei puntare? Mira al centro. È il modo migliore per ottenere un buon punteggio. Farò del mio meglio. Mi farebbe comodo un nuovo peluche. Un peluche sarebbe un premio fantastico. Che tipo speri di vincere? Mi piacerebbe tantissimo avere un orsacchiotto gigante. Sarebbe un'aggiunta perfetta alla mia collezione. Un orsacchiotto gigante? Sarebbe adorabile. Sì. Immagina i selfie divertenti che potremmo scattare. Me lo immagino già. Tu con un enorme orsacchiotto, che sorridi a crepapelle. Forse dovrò esercitarmi nella posa prima di vincere. Dovresti farlo. Una buona posa è metà del divertimento. Non ci provo. Farò del mio meglio. Credo in te, concentrati e divertiti. Grazie. Vediamo se riesco a suonare quel campanello. Lezione 14. Rimanere vigili all'aperto.
È importante essere vigili anche all'aperto. Sono d'accordo. Essere consapevoli di ciò che ci circonda può essere molto utile. Allora, cosa c'è di nuovo per te? Mi sento più impegnato che mai. Il lavoro è aumentato parecchio. Sembra impegnativo. Come te la cavi? Cerco di essere organizzata e di dare priorità ai compiti. Mi aiuta molto. Questo sì che è un approccio intelligente. Hai trovato il tempo per rilassarti? Ho fatto qualche lezione di yoga. Mi tiene con i piedi per terra. Lo yoga è ottimo per alleviare lo stress. Dovrei unirmi a voi qualche volta. Ti piacerebbe? Si tratta di trovare l'equilibrio. Parlando di equilibrio, ho cercato di fare escursioni più spesso. L'escursionismo è fantastico. La natura ha il potere di rinfrescare lo spirito. Assolutamente. Ma mi assicuro sempre di essere vigile sui sentieri. È saggio. Potrebbero esserci ostacoli inaspettati. Esatto. Una volta sono inciampato in una radice mentre ero distratto da uno scoiattolo. Uno scoiattolo? Possono essere molto divertenti, ma anche furtivi. Sì. Ho imparato la lezione, prestare attenzione al percorso. Ma è bello trovare un po' di umorismo in quei momenti. Davvero. Più avanti sarà una storia divertente. Allora, cos'altro hai fatto oltre alle escursioni? Ho iniziato a fare volontariato presso un rifugio per animali locale. È stato gratificante. Sembra fantastico. Aiutare gli animali è una causa nobile. Lo è. Inoltre, riesco a mantenere alta la mia attenzione mentre li maneggio. Stai facendo grandi cose. Ecco come rimanere attivi e consapevoli. Evviva! Continuiamo a esplorare e a goderci le nostre avventure. Lezione 15. La tecnologia nel mondo degli affari. Hai notato come le aziende interagiscono oggigiorno con clienti e fornitori? Sì, molte aziende forniscono l'accesso ai propri siti web per facilitare la comunicazione. Esatto. Semplifica le transazioni e migliora il servizio clienti. Alcune aziende si affidano addirittura ai sistemi di scambio elettronico di dati, o EDI. I sistemi EDI possono semplificare notevolmente i processi, non è vero? Certamente, permettono uno scambio di dati più rapido e accurato. Ricordo quando la burocrazia era la norma. Ci voleva un'eternità per elaborare gli ordini. Oh, posso immaginare. EDI ha trasformato quell'esperienza. Lo è. Ma pensi che tutte le aziende siano pronte ad adottare questa tecnologia? Non necessariamente. Le aziende più piccole potrebbero avere difficoltà con la transizione. È un'osservazione legittima. Potrebbero non avere le risorse necessarie per l'attuazione. Tuttavia, coloro che adottano la tecnologia spesso ottengono un vantaggio competitivo. Sì. Può migliorare l'efficienza e la soddisfazione del cliente.
Hai visto esempi di aziende che utilizzano con successo le DI? Ho letto di un grande rivenditore che ha ridotto gli errori del 90% dopo aver cambiato fornitore. È impressionante. Dimostra i potenziali vantaggi derivanti dall'adozione di tali sistemi. Pensi che ci siano degli svantaggi nell'affidarsi troppo alla tecnologia? Ebbene, i problemi tecnici possono compromettere le operazioni se non gestiti correttamente. Vero. Un buon piano di backup è essenziale in caso di guasti del sistema. Sono d'accordo. Anche bilanciare la tecnologia con l'interazione umana è importante. Ecco come sfruttare la tecnologia mantenendo il tocco umano. Lezione 16. Cucinare insieme. Guarda tutti questi ingredienti freschi. Sono ottimi. Con questi puoi preparare del pollo saltato in padella con le verdure. Sembra delizioso. Hai in mente una ricetta speciale? Sì, certo. Per prima cosa dobbiamo marinare il pollo. Cosa dovremmo usare per la marinata? La salsa di soia, l'aglio e un pizzico di zenzero aggiungeranno un sapore fantastico. Sembra perfetto. Adoro il sapore dello zenzero nel soffritto. Aggiunge un tocco di sapore in più. Ora dobbiamo preparare le verdure. Quali verdure mi consigli? Peperoni, broccoli e carote si sposano benissimo. Ottima scelta. Li tagliamo insieme? Sì, il lavoro di squadra rende la cucina molto più divertente. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per creare un legame attraverso il cibo. Esatto, cucinare è come un'arte, e noi siamo gli artisti. Non vedo l'ora di vedere il nostro capolavoro una volta terminato. E la parte migliore è goderselo dopo. Vero. Dovremmo cuocere prima il pollo o le verdure. Per prima cosa cuciniamo il pollo, poi aggiungiamo le verdure. Ottima idea. Così tutto sarà cotto alla perfezione. E alla fine possiamo aggiungere un po' di olio di sesamo per dare un sapore extra. Wow! Sai davvero come muoverti in cucina. Grazie. Mi piace sperimentare sapori diversi. Ecco una cena deliziosa e una meravigliosa esperienza culinaria.